Welcome back to Italian Stories, and today I have a perfect story for you to improve your Italian, and it's a sad story about a missed call from my mom. Enjoy the story. It's about how to appreciate the love, friends, and family we have in our life, and you can actually improve your vocabulary and your Italian grammar. So good luck and enjoy the stories. Mi chiamo Riccardo. Ho 52 anni. Vivo a Milano da quando ne avevo 23. Sono venuto qui per lavorare e non sono più tornato. Non al mio paese, non davvero. Qualche Natale, qualche estate corta. Poi di nuovo Milano. Di nuovo l'ufficio. Di nuovo la routine. Ho un fratello che si chiama Gianni. Abitiamo a 200 chilometri di distanza, ma potremmo abitare su pianeti diversi. Ci siamo allontanati da ragazzi. Non c'è stato un motivo preciso. Non c'è stata una lite grande. Solo il tempo, solo la distanza, solo la vita che va in direzioni diverse e un giorno ti accorgi che non sai più niente di tua sorella. Ah, Gianni non è mio fratello, è mia sorella, Giovanna. La chiamiamo Gianni da sempre. Mia madre ci chiamava ogni giovedì, senza eccezioni. Ogni giovedì alle 18, per anni, decenni. Io rispondevo quasi sempre, quasi. Ho costruito la mia vita intorno al lavoro, non per ambizione, non per soldi, per abitudine, perché era più semplice, perché il lavoro non ti chiede come stai davvero, non ti chiede perché non sei tornato a Natale, non ti chiede perché hai smesso di chiamare tua sorella. Il lavoro ti dà qualcosa da fare e tu lo fai e il giorno passa, e poi un altro giorno, e poi un anno, e poi 10. Mia madre ha continuato a chiamare ogni giovedì. Io rispondevo, parlavo 5 minuti, 10 se andava bene, e poi dicevo, devo scappare, mamma. Ho qualcosa. Devo scappare. Quante volte ho detto quella frase, devo scappare. Come se ci fosse sempre qualcosa di più urgente, come se lei potesse aspettare, come se i giovedì fossero infiniti. Era un giovedì di novembre, pioveva su Milano. Ero in riunione dalle 3 del pomeriggio. Alle 18 ho visto il telefono vibrare. Mamma. Ho spento il schermo. Dopo la riunione ho pensato di richiamarla. Poi è arrivata una mail importante. Poi un collega ha voluto parlarmi. Poi erano le 8 di sera e avevo fame e ho pensato la chiamo domani. Domani. La chiamo domani. Quella notte mi ha chiamato Gianni. Tardi. Quasi mezzanotte. Quando ho visto il suo numero ho avuto un presentimento strano. Qualcosa nello stomaco. Riccardo, ha detto. Voce piatta. Diversa. La mamma sta male. È in ospedale. Sono partito subito. Ho guidato di notte sotto la pioggia. Ho impiegato 3 ore. Mia madre era in terapia intensiva. Ictus, hanno detto i medici. Grave. Nelle ore successive siamo rimasti lì, io e Gianni, in una sala d'attesa bianca. In silenzio. Anni di distanza tra noi. Anni di cose non dette. E lì, su quelle sedie di plastica, senza sapere cosa dire, ho capito quanto eravamo diventati estranei. 2 persone cresciute nella stessa casa che non si conoscevano più. Gianni e io non abbiamo parlato molto quella notte. Non sapevamo come farlo. Avevamo dimenticato come si fa. A un certo punto lei ha detto, chiamava ogni giovedì, come se fosse la cosa più normale del mondo, come se stesse parlando del tempo. Chiamava ogni giovedì. Lo so, ho detto. Silenzio. Poi Gianni ha detto una cosa che non ho dimenticato. Ha detto, l'ultima volta che ti ha chiamato stava bene, rideva. Mi ha detto che aveva provato a chiamarti, ma eri in riunione, che avrebbe riprovato dopo. Ho guardato il pavimento. Mia madre aveva provato a chiamarmi quel giovedì. Aveva riso con Gianni, stava bene. Aveva detto che avrebbe riprovato dopo, e dopo non era mai arrivato.
almeno non come lo immaginava lei. Ho guardato le mie mani, ho pensato a tutte le volte che avevo spento lo schermo, a tutte le volte che avevo detto domani, a tutti i giovedì che avevo dato per scontati. Mia madre si è ripresa, non completamente. Parla con più fatica adesso, si stanca in fretta, ma è qui, è ancora qui. E questo è tutto. Sono andato a trovarla il mese dopo, e il mese dopo ancora. Ho cominciato a rispondere ogni giovedì, senza eccezioni, come faceva lei con me. 5 minuti o un'ora, dipende da come sta. Ma rispondo, sempre. Ho anche chiamato Gianni, non per un motivo preciso, solo per chiamare. La prima telefonata è stata strana, imbarazzante, silenzi lunghi, frasi corte. Ma c'è stata. E poi un'altra, e poi un'altra ancora. Stiamo imparando di nuovo a parlarci, come due persone che si sono perse e si stanno ritrovando, piano, con fatica. Ma ci stiamo ritrovando. Non ho una grande conclusione. Non ho un segreto. Ho solo capito una cosa molto semplice. Le persone che ami non aspettano per sempre. Non perché se ne vanno per scelta, ma perché la vita è così. Perché il tempo passa e i corpi si stancano e i giovedì finiscono. E tu puoi fare due cose. Puoi rispondere adesso o puoi dire domani. Io ho detto domani per troppo tempo. Ho quasi perso mia madre. Ho quasi perso mia sorella. Non per cattiveria, non per mancanza di amore, per distrazione, per abitudine. Per quella voce che dice dopo, dopo, dopo. Adesso rispondo il giovedì. Adesso chiamo Gianni senza aspettare che chiami lei. Adesso quando vado a trovare mia madre mi siedo vicino a lei e non guardo il telefono. La guardo lei. L'ascolto. E lei mi racconta cose piccole, il vicino di casa, il tempo, cosa ha mangiato, cose piccole, bellissime. Se stai ascoltando questo e hai qualcuno che chiama ogni giovedì, rispondi. Adesso, non domani. Adesso. L'hai fatto molto bene. Ora il prossimo passo è parlare con sicurezza. Prenota il tuo posto nel corso di 30 giorni e ottieni il 30% di sconto. Link in descrizione. Alla prossima!